Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati! In questo video parliamo di Secessio Plebis, vale a dire lo sciopero dei Romani. Roma è diventata da poco una repubblica e il potere è passato dai re ai magistrati, ossia coloro che rivestono le varie cariche politiche che vanno a comporre la struttura di questa nuova forma di governo. Come spiegato in un video precedente, dove parliamo nel dettaglio di com'era strutturata la Repubblica Romana, inizialmente il potere è tutto nelle mani dei patrizi, mentre i plebei vivono in condizioni difficili, sono molto tassati e soprattutto non hanno accesso alla carriera politica. Per questi motivi, più altri che si aggiungeranno in seguito, inizia il cosiddetto conflitto degli ordini, una serie di contrasti tra plebe e patriziato che va dall'anno 494 al 287 a.C., un periodo di tempo molto lungo nel quale si verificano più volte le secessio plebis. La prima di queste, e forse la più famosa, inizia esattamente nel 494, in seguito a un evento che ci racconta Tito Livio nella sua Aburbe Condita. Un giorno al foro si presenta un uomo sporco e con la barba incolta e qualcuno tra la folla riconosce quella persona, perché a quanto pare in passato aveva combattuto per Roma distinguendosi per il suo valore. Quell'uomo, attorno al quale si sta creando una folla sempre più numerosa, racconta che qualcuno gli ha incendiato la casa, razziato il campo e rubato il bestiame, e che invece di ricevere aiuti da Roma è stato ulteriormente tassato fino al punto di indebitarsi, non poter più pagare ed essere addirittura imprigionato e percosso. Le ingiustizie subite da quel poveretto scatenano la rivolta popolare e a gran voce viene richiesta la convocazione del Senato affinché le condizioni difficili della plebe vengano subito cambiate. Nel frattempo giunge la notizia che i Volsci, contro i quali Roma era in guerra, stanno marciando verso la città e quindi si richiede immediatamente la mobilitazione dei soldati. Ma considerando che la maggior parte di loro era composta da plebei, ovviamente a nessuno va di imbracciare le armi sapendo come Roma li avrebbe potuti ripagare. Senza contare che all'epoca, quando si andava in guerra, ogni cittadino doveva pagare di tasca propria l'equipaggiamento e in più era obbligato a lasciare la propria casa e il proprio campo per tutta la durata della campagna militare, quindi poteva stare via giorni, come settimane, mesi o addirittura anni. Chi riusciva a sopravvivere e tornava in patria trovava spesso e volentieri la casa in rovina, la famiglia impoverita e il campo incolto e, considerando che la maggior parte dei romani viveva di agricoltura, questo era un grande problema. Per questi motivi non è difficile immaginare che i romani a quella chiamata alle armi devono avere risposto grossomodo così. Ma a salvare la situazione ci pensa il console in carica, Publio Servillo, che con un editto dichiara che da quel momento in poi i soldati sarebbero stati tenuti in maggiore considerazione e che nessuno avrebbe sottratto loro i beni o danneggiato la famiglia. E così i romani si convincono a imbracciare le armi e a partire per la guerra contro i Volsci, che si conclude a favore di Roma. Ma secondo voi, le promesse fatte alla plebe sono state poi mantenute? Ovviamente no. E questa è la goccia che fa traboccare il vaso e che porta quindi alla prima secessio plebis. I romani abbandonano il proprio lavoro e le proprie case per spostarsi sul Monte Sacro, un colle situato sulla riva destra dell'Aniene a circa 3 miglia a nord di Roma. Tito Livio ci informa che secondo un'altra versione i plebei si spostarono sul Colle Aventino, quindi senza allontanarsi tanto, ma sembra comunque più accreditata la versione che stiamo raccontando, senza contare che anche nelle secessio plebis che seguiranno i plebei si sposteranno prima sull'Aventino e poi sul Monte Sacro. Ma adesso andiamo a vedere questo posto da vicino. Ed eccoci alle pendici del Monte Sacro, ma più che di un monte si tratta di una collina alta appena 50 metri, il cui nome deriva dal fatto che fosse un luogo frequentato dagli auguri, i sacerdoti capaci di interpretare il volere degli dei leggendo i segni del cielo. Ma probabilmente è un nome che deriva anche dal fatto che in questo luogo, a più riprese nella storia, vennero sanciti dei patti inviolabili, per l'appunto sacri. Quando i plebei si rifugiano su quest'altura, costruiscono delle palizzate e scavano perfino un fossato, intenzionati a resistere abbastanza da essere ascoltati dal Senato, che infatti decide di inviare qualcuno capace di gestire quella folla rivoltosa, il console Menenio Agrippa, noto a tutti per la sua ottima capacità oratoria e persuasiva.
Agrippa si rivolge ai plebei in modo astuto, spiegando che il rapporto che c'è tra loro e il Senato è fondamentale come quello che c'è tra lo stomaco e il resto del corpo umano. In sintesi, lui utilizza una favola allegorica secondo la quale un giorno le membra del corpo, stanche di nutrire lo stomaco ozioso, si ribellano, ma così facendo si privano a loro volta del nutrimento necessario. Con queste parole semplici ma efficaci, i plebei si convincono a tornare in città, ma alla condizione di essere rappresentati nelle istituzioni. Ed è in questa occasione che viene creato il tribunato della plebe. E quindi questa ribellione è stata fondamentale per aprire le porte della vita politica anche ai cittadini meno abbienti, quando questo prima non era possibile. Ma come abbiamo detto, non sarà l'unico caso di secessio plebis, perché durante la lunga storia della Repubblica di motivi per protestare ce ne saranno ancora diversi. Uno dei casi più celebri riguarda Appio Claudio, un uomo di potere facente parte dei Decemviri, una commissione di 10 uomini istituita nel 451 a.C., responsabile della stesura delle 12 tavole, ossia le tavole contenenti le leggi di Roma. La vicenda si svolge nel 449, quando Appio Claudio si invaghisce della bella Virginia, una giovane donna già promessa in sposa al tribuno Lucio Icinio. Nonostante questo, però, Appio Claudio tenta di sedurla inutilmente. Così decide di ricorrere a un subdolo stratagemma. A proposito, se ancora non vi siete iscritti al canale, vi invito a farlo e non dimenticate di attivare anche la campanella delle notifiche per sapere quando usciranno nuovi contenuti. Grazie. Approfittando dell'assenza del padre della ragazza impegnato in una campagna militare, Appio Claudio convince un suo cliente, un certo Marco Claudio, a dichiarare che Virginia è una sua schiava. Questo episodio avviene mentre Virginia si trova nel foro e dove Marco tenta addirittura di rapirla. Ma i presenti, che conoscevano quasi tutti il padre della ragazza, agiscono in sua difesa, costringendo Marco a portare la questione in tribunale, dove però, a fare da giudice, c'è lo stesso Appio Claudio, che accorda la schiavitù provvisoria di Virginia al suo cliente. Tuttavia, la sentenza decisiva è prevista per il giorno seguente e nel frattempo Appio Claudio fa inviare l'ordine di trattenere Lucio Virginio sul campo di battaglia in modo da continuare ad agire indisturbato. Ma per sua sfortuna il padre della ragazza è già stato avvisato dal futuro genero che lo ha raggiunto all'accampamento. E dunque il giorno del processo anche Lucio Virginio è presente, ma non appena tenta di difendere la figlia viene zittito da Appio Claudio che conferma la sentenza del giorno prima. L'infame verdetto causa il pianto della giovane e irrita la folla, al punto che devono intervenire anche i littori per disperderla. E in quel momento di confusione Virginia viene presa in disparte da suo padre, che consapevole di non poter fare più niente per lei, decide di preservarne l'onore uccidendola con le sue mani. La tragedia scuote profondamente i romani e raggiunge anche i soldati impegnati sul campo di battaglia, che fanno ritorno a Roma unendosi alla protesta insieme ai plebei. Così tutti prima salgono sull'Aventino e poi nuovamente sul Monte Sacro, stavolta per chiedere l'abolizione del decemvirato. I decemviri dunque, pressati anche dal Senato che li incolpa per le conseguenze, rinunciano alla loro autorità e nel frattempo Lucio Virginio, divenuto tribuno della plebe, chiede e ottiene l'incarcerazione di Appio Claudio, che però si suicida in attesa del giudizio. E in questa occasione Tacito ci racconta che viene promulgata la Lex Valeria Orazia, una legge che stabiliva che qualunque decisione presa dal concilio della plebe doveva essere vincolante per tutti i cittadini romani, inclusi i patrizi. Ed ecco che il ceto medio-basso ottiene così una seconda importante vittoria. Delle poche fonti che abbiamo a disposizione sappiamo che ci furono almeno altre 3 secessio plebis, come quella del 445, quella del 342 e infine quella del 287. Ma iniziamo a parlare della prima, quella dell'anno 445. Con la stesura delle 12 tavole stabilita dai Decemviri era prevista una legge che vietava il matrimonio tra patrizi e plebei e che il tribuno della plebe Gaio Canuleio propose di abrogare. I consoli in carica in quel momento non ne vogliono sapere e ne fanno una questione religiosa, dicendo che permettere una cosa del genere avrebbe sicuramente contrariato gli dei.
ma Canuleio insiste e anzi rincara la dose, proponendo che il consolato fosse accessibile anche ai plebei. Ovviamente si arriva per l'ennesima volta alla forma di protesta in questione, con il risultato che questa legge viene effettivamente abrogata, perciò da quel momento sono possibili i matrimoni misti tra patrizi e plebei. Per quanto riguarda la seconda richiesta, quella di permettere ai plebei di accedere al consolato, si arriva a un compromesso e sembra nascere in questo momento storico il tribuno consolare, essenzialmente un tribuno militare con alcuni poteri del console. Ovviamente il tribuno consolare non era neanche lontanamente paragonabile a un console. I patrizi difendevano con i denti la loro supremazia e in questo caso decisero di concedere un po' più di potere ai plebei, permettendo loro di rivestire per la prima volta una carica più influente rispetto alle altre. Per quanto riguarda la Secessio Plebis del 342, abbiamo solo un piccolo accenno di Tito Livio che parla di una probabile rivolta militare. Pertanto passiamo direttamente a quella del 287, che risulta tra l'altro essere anche l'ultima, quella risolutiva che mise fine al conflitto degli ordini. Qualche anno prima del 290 a.C., Roma ottiene una grande vittoria contro i Sabini, grazie ai consoli Manio Curio Dentato e Publio Cornelio Rufino. Ma tutte le terre vengono spartite solo tra i patrizi, mentre ai plebei che avevano contribuito non poco a vincere quella guerra non viene concesso nulla. Inutile dirlo, i plebei si incazzano a morte e si ritirano sull'Aventino, ma stavolta la questione è talmente grave che per risolverla viene eletto un dittatore, Quinto Ortensio. In tale occasione viene promulgata la Lex Hortensia, sostanzialmente una legge che andava a confermare in maniera definitiva la Lex Valeria Orazia e quindi tutte le decisioni del Concilio della Plebe dovevano essere vincolanti per tutti i cittadini romani, inclusi i patrizi. Va detto inoltre che sempre in questa occasione viene a formarsi la nobilitas, ovvero una nuova forma di nobiltà che includeva sia patrizi che plebei e che contribuirà non poco alla crescita economica e militare di Roma. E siamo arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento e lasciando un bel mi piace. Ci vediamo prossimamente con un nuovo argomento. Un saluto a tutti. A presto!